Salve curiosi, benvenuti o ben ritrovati! In questo video parleremo di com'era strutturata e organizzata la Repubblica Romana, un argomento che più di voi, come il sottoscritto, avranno sicuramente studiato a scuola. Poi, come è noto, c'è chi l'ha amato e chi no. E io facevo parte del gruppo dei no. Ma prima che la lezione ricominci, vi invito a verificare la vostra iscrizione al canale e ad attivare la campanella delle notifiche se non lo avete fatto, così quando usciranno nuovi video sarete i primi a saperlo. Bene, direi di iniziare immediatamente con questo argomento. Dunque, siamo usciti dalla fase monarchica, pertanto l'intera forma di governo inizia lentamente a cambiare. Subentrano nuove regole e nuove figure di cui ora parleremo nel dettaglio, mentre quando prima c'era il re, questi doveva sempre confrontarsi con il Senato sulle varie decisioni da prendere per governare la città, anche se questo non sempre avveniva. Con la cacciata dell'ultimo re, Tarquinio il Superbo, si passa dunque da una monarchia a una repubblica, il cui termine significa cosa pubblica, quindi un bene collettivo, anche se inizialmente sarebbe bene parlare di una repubblica aristocratica, poiché i plebei erano esclusi dalle cariche politiche, una differenza di classe che tuttavia nel tempo andrà scomparendo. Chiaramente la Repubblica va a costituirsi in un arco di tempo notevole, che per convenzione va dall'anno 509 al 27 a.C., un periodo molto lungo quindi, dove si modifica tantissime volte tramite leggi e riforme. Va detto che questa forma di governo non era del tutto nuova per i romani, poiché era stata già adottata sia da alcune città etrusche che dalle polis greche, e sicuramente i greci che avevano colonizzato l'Italia meridionale furono in questo fonte di ispirazione per i romani. La vera novità fu il modo in cui vennero istituite le magistrature, pensate apposta per evitare che un solo uomo potesse accumulare troppo potere e usarlo a discapito dei cittadini, quello che appunto si era verificato con i re. Per tale ragione le magistrature avevano tre principali caratteristiche: l'elettività, nel senso che i magistrati venivano eletti dalle assemblee popolari, la collegialità, ovvero un incarico poteva essere rivestito anche da due o più persone, e infine la temporaneità, nel senso che quell'incarico non poteva durare oltre un certo periodo di tempo. Un altro aspetto interessante è che i magistrati non percepivano un compenso per il ruolo che rivestivano, tuttavia erano responsabili sia sul piano amministrativo, politico che legale di un eventuale reato che potevano commettere durante l'esercizio delle proprie funzioni e per questo potevano anche essere processati, ma solo dopo lo scadere del mandato. E adesso andiamo a elencare, in ordine di importanza, le varie magistrature, quindi i ruoli che i magistrati potevano coprire mentre cercavano di aprirsi la strada verso il Senato. Chiaramente si partiva dal basso, bisognava fare la gavetta, si cominciava con gli uffici più umili e poi si accedeva mano a mano a quelli più prestigiosi. E questo percorso si chiamava cursus honorum. Naturalmente per fare carriera era necessario soddisfare dei requisiti. Noi per esempio sappiamo da una legge del 180 a.C., la Lex Villia Annalis, che per accedere alla prima magistratura bisognava prima svolgere 10 anni di servizio militare, durante i quali si poteva rivestire anche un primo ruolo di spicco, ovvero il tribuno militare. Fondamentalmente un ufficiale che affiancava il comandante della legione nelle varie decisioni da prendere. E poi sappiamo che altri requisiti necessari erano la cittadinanza romana e un'età minima di 28 anni per accedere alla prima magistratura, ovvero la questura. Il questore, la cui carica durava un anno, amministrava l'erario, ossia il tesoro pubblico, quindi in pratica gestiva le entrate e le uscite finanziarie. Inoltre poteva essere inviato anche in aiuto di un governatore di una provincia romana, svolgendo altre mansioni, come quella di pagare i soldati. Questa figura sembra nascere in età monarchica sotto il regno di Numa Pompilio, dove però svolgeva una mansione completamente diversa, ovvero quella di indagare sui casi di omicidio. Con l'avvento della Repubblica inizialmente i questori sono 2, ma questo numero andrà ad aumentare mano a mano che Roma conquista nuovi territori e quindi sempre più questori devono andare nelle province ad affiancare i governatori.
Addirittura sembra che sotto Giulio Cesare nel 45 a.C. arrivarono fino a un totale di 40. Il passo successivo era l'edilità. Si poteva rivestire dunque il ruolo dell'edile, colui che era responsabile della manutenzione e del restauro delle opere pubbliche, le fogne, gli acquedotti o le strade. Inoltre era responsabile dell'organizzazione delle festività e dei vari giochi pubblici. Ma non solo, si occupava della sicurezza e della proprietà dei cittadini. Questa carica nasce su richiesta dei plebei, quindi inizialmente spettava soltanto a loro, ma successivamente poterono accedervi anche 2 patrizi, quindi 2 membri dell'aristocrazia. Anche questa carica durava al massimo un anno e richiedeva un'età minima di 36 anni per accedervi. Va specificato che non era un passaggio obbligatorio del cursus honorum, era una carica facoltativa, ma che avrebbe dato sicuramente popolarità e prestigio a chi l'avrebbe rivestita. Ad esempio, in modo intelligente, anche Giulio Cesare scelse di fare l'edile per un certo periodo di tempo. A seguire vi era l'ufficio della pretura, dove abbiamo i pretori, coloro che amministravano la giustizia e che potevano anche rivestire ruoli più importanti, ad esempio sostituirsi ai consoli in caso di assenza, comandare l'esercito e presiedere le assemblee in senato. All'inizio del loro mandato i pretori erano soliti annunciare una serie di editti e di norme a cui si sarebbero poi dovuti attenere e che avrebbero racchiuso in una sorta di codice di leggi. Anche questa carica, nata nel 509 a.C., quindi contestualmente alla cacciata dei re etruschi, durava al massimo un anno, era rivestita da 2 persone e richiedeva un'età minima di 39 anni per accedervi. E poi vi era il consolato, dove si poteva diventare consoli, la più alta carica alla quale si potesse aspirare, e naturalmente la più difficile da raggiungere. Il console era fondamentalmente un magistrato supremo con tanti poteri. Ad esempio poteva comandare gli eserciti e stipulare trattati di pace o di guerra con i popoli stranieri, in questo caso previo ratifica del Senato. Sul piano civile poteva promuovere editti, far rispettare le leggi quindi e convocare sia le assemblee cittadine, i comizi, che il Senato stesso. E in più aveva un potere di coercizione nei confronti dei cittadini, nel senso che poteva condannare un cittadino per un reato con pene molto severe, finanche alla morte. Come nel caso delle magistrature precedenti, anche i consoli lavoravano in coppia e se uno dei 2 fosse morto, ne sarebbe subentrato un altro come sostituto, un consul suffectus, che però avrebbe rivestito quel ruolo solo per il periodo rimanente, quindi poteva anche governare per pochi mesi. E chiaramente, per evitare casi di abusi di potere, ogni console aveva diritto di veto sulle decisioni dell'altro. Ma se i 2 colleghi non fossero stati d'accordo su una certa questione, questa veniva demandata ai senatori. Anche questa carica poteva durare al massimo un anno e richiedeva un'età minima di 42 anni per accedervi, senza contare che bisognava prima passare per tutte le magistrature precedenti. Una volta finito il mandato, quindi, il console aveva diverse possibilità. Poteva fare domanda per accedere al Senato oppure diventare proconsole e andare in qualche provincia romana a esercitare ancora buona parte delle sue funzioni, anche se per lo più in ambito militare. Ma nonostante la figura del console fosse quella con maggior potere, a seguire vi era anche quella del dittatore, che però non faceva parte del cursus honorum, perché veniva eletto dal Senato e in accordo con almeno uno dei 2 consoli in situazioni di grande necessità. Quindi il dittatore era un ruolo temporaneo che però deteneva tutti i poteri, senza possibilità di obiezione, e al quale spesso veniva affiancato il magister equitum, ovvero il comandante della cavalleria che agiva da subalterno. È importante dire che queste 3 figure di cui abbiamo parlato, quindi il pretore, il console e il dittatore, avevano l'imperium, un potere quasi assoluto sia in campo civile che militare, da non confondere con la potestas, un potere amministrativo che avevano tutti i magistrati. L'imperium, inoltre, garantiva una scorta di littori, coloro che avevano il compito di difendere i magistrati e che portavano i fasci contenenti le verghe, un argomento che abbiamo già trattato nel video dedicato a Tarquinio Prisco, e che simboleggiavano fondamentalmente il potere di vita o di morte che un magistrato poteva avere sui cittadini.
E poi ci sarebbe un'altra carica della magistratura, anch'essa molto importante, ma che ho tenuto volutamente fuori da questo elenco per un motivo che vi spiegherò più tardi, ed è quella della censura. Quindi il censore fondamentalmente si occupava di censire la popolazione e questa era un'operazione utile anche a formare i comizi centuriati, di cui abbiamo parlato nel video dedicato a Servio Tullio. Per convenzione il censore nascerebbe nel 443 a.C. e oltre ai compiti appena descritti aveva anche il compito di sorvegliare i pubblici costumi, ma anche quello di redigere le liste dei senatori. Quindi un censore poteva nominarne di nuovi oppure eliminare i senatori che non erano più degni di rivestire questo ruolo. I censori, perlomeno all'inizio, come gli altri magistrati, lavoravano in coppia, ma con la differenza che rimanevano in carica per un periodo più lungo, ovvero 18 mesi, poiché questo era il tempo necessario per compiere il census populi, e sembra che venissero eletti ogni 5 anni. Spesso erano gli ex consoli a diventare censori e a fare quindi richiesta a quest'ufficio dopo il loro mandato. Allora, il motivo per cui ho lasciato il censore al di fuori del cursus honorum è perché ancora oggi si discute se sia più potente questa carica della magistratura o quella del console. Ci sono diverse scuole di pensiero. Sembra andare per la maggiore comunque quella che vede il console appunto come l'apice della carriera politica. Forse aveva più libertà d'azione rispetto al censore, sebbene quest'ultimo poteva letteralmente controllare i senatori, quindi comunque non era da meno. Ad ogni modo vi invito a dire la vostra nei commenti perché sicuramente anche la vostra conoscenza sull'argomento potrebbe essere utile non solo al sottoscritto ma anche a tutti gli altri membri del canale. E infine c'era un ufficio di rappresentanza per le richieste dei plebei, il tribunato della plebe, che però inizialmente nasce per contrastare, quindi come forma di protesta, i patrizi, perché come abbiamo detto a inizio video, durante i primi anni della Repubblica perlomeno, i plebei erano esclusi dalle cariche politiche e in più vivevano spesso in condizioni difficili e godevano di meno diritti. La figura del tribuno della plebe, quindi, nasce nel 494 a.C., quando il malcontento generale per queste condizioni sfociò in una forma di protesta nota come secessio plebis, che vide letteralmente i plebei abbandonare Roma, le loro case e i posti di lavoro in segno di protesta. Un evento che costrinse il Senato a scendere a patti e quindi a creare appunto questo ufficio di rappresentanza. Anche questa carica durava al massimo un anno e inizialmente prevedeva 2 tribuni di estrazione plebea, ai quali però nel tempo si poterono affiancare altri 2 tribuni patrizi. Il loro numero sembra che aumentò fino a un massimo di 10 membri, anche se qua le informazioni sono un po' contraddittorie. Ad ogni modo, l'aspetto più interessante del tribuno della plebe era che aveva diritto di veto su qualunque decisione della magistratura, quindi potevano opporsi alle decisioni dei magistrati se queste arrecavano danno ai cittadini. Inoltre godevano della sacrosantitas, una condizione che li rendeva sacri e inviolabili e che tutelava quindi la loro appartenenza al ceto medio-basso. Pensate che più o meno a metà del periodo repubblicano si verificarono più episodi dove i tribuni della plebe diventarono più potenti dei patrizi stessi. E infine abbiamo il Senato, nato sotto Romolo e composto da 300 membri, in gran parte ex magistrati che prima hanno rivestito i vari incarichi della magistratura. Il Senato aveva una funzione di controllo a livello legislativo, esecutivo e giudiziario, nel senso che esprimeva pareri sulle decisioni dei magistrati. E se è vero che l'opinione dei senatori non era vincolante, andava considerata, perché il Senato esprimeva il volere dei cittadini più ricchi e influenti di Roma. Insomma, i senatori avevano l'ultima parola su tutto, sui trattati di pace o di guerra con altri popoli, sulle questioni religiose, sulla gestione del denaro, inoltre potevano approvare o disapprovare nuove leggi e riforme e dire la loro in casi di omicidi, reati o tradimenti. Ma non è finita qui, poiché tutte le magistrature e queste cariche politiche che abbiamo elencato venivano elette dai cittadini radunati in apposite assemblee chiamate comizi. Vi erano l'Assemblea della plebe, che comprendeva i cittadini di ceto medio-basso e che aveva la facoltà di eleggere i tribuni e gli edili della plebe. Poi vi erano i comizi tributi, organizzati in un totale di 35 tribù, comprendenti sia patrizi che plebei, e suddivise in base al territorio, nel senso che di queste tribù 31 erano rurali,
quindi avevano un terreno, e 4 erano urbane, cioè non disponevano di proprietà terriere. Queste potevano eleggere i questori e anche gli edili, ma in questo caso gli edili patrizi, quindi i curulis, coloro che potevano usare l'assedia curule. Poi abbiamo i comizi centuriati, suddivisi in base al censo, quindi la ricchezza personale, che potevano eleggere i pretori, i censori e i consoli, quindi le magistrature più importanti. E infine abbiamo i comizi curiati, formati dai discendenti delle 3 principali tribù che popolarono Roma, i Ramnensi, i Tizi e i Luceri, e che in età reggia approvavano o rifiutavano l'elezione del re. Con l'avvento della Repubblica e delle altre assemblee, i comizi curiati caddero lentamente in disuso, poiché i loro poteri vennero trasferiti ai comizi tributi e centuriati. Nonostante ciò, mantennero comunque alcune funzioni, come il ratificare le elezioni dei magistrati ed esprimere opinioni in merito alla creazione di nuove leggi. Quindi erano una presenza per lo più simbolica, in ricordo del prestigio che rivestirono in passato. E questa era la struttura e l'organizzazione della Repubblica Romana, quantomeno dopo tutta la serie di maneggiamenti più importanti che sono stati fatti a questo sistema nel corso dei secoli. Bene curiosi, e siamo arrivati alla fine della lezione e alla fine del video ovviamente, che spero vi sia piaciuto. In tal caso non dimenticate di lasciare un like e commentare, ma soprattutto condividere. Ci vediamo quanto prima con il prossimo episodio. Un saluto a tutti e a presto!